Benvenuto su questo video. Pierre Teilhard de Chardin, nato a Orcines il 1 maggio 1881 e morto a New York il 10 aprile 1955, era un padre gesuita, geologo, paleontologo e paleoantropologo. Fu conosciuto in vita come scienziato evoluzionista, ebbe notorietà come filosofo e teologo soltanto dopo la pubblicazione postuma dei suoi principali scritti, tra i quali spiccano Il fenomeno umano, il suo principale lavoro, L'energia umana, L'apparizione dell'uomo e l'avvenire dell'uomo, che descrivono le sue convinzioni teologiche, filosofiche e scientifiche. Il pensiero di Teilhard de Chardin ha come nucleo il concetto di evoluzione tramite il quale vorrebbe conciliare la rivelazione del Cristo con la scienza, anche se, pur essendo scienziato per formazione e professione, egli rifiutò ogni tipo di scientismo. Nella sua opera principale Il fenomeno umano, in un'ottica evoluzionista traccia una storia dell'universo che arrivi fino alla fine dei tempi, cioè ad un punto di convergenza finale, che lui chiama punto omega, dove il Cristo costituisca il momento terminale di una specie in evoluzione oltre l'uomo stesso. Questo punto omega è il massimo livello di complessità e di coscienza verso il quale sembra che l'universo tenda nella sua evoluzione. Teilhard de Chardin, secondo la teoria che ha chiamato legge di complessità e coscienza, l'universo non può che muoversi nella direzione di una crescente complessità e di una crescente coscienza, che va dalla geosfera, alla biosfera ed infine alla noosfera, dove per Pierre Teilhard de Chardin, la noosfera è una specie di coscienza collettiva, degli esseri umani che scaturisce dall'interazione fra le menti umane. Per Teilhard de Chardin, la legge di complessità e coscienza si estrinseca anche attualmente nella forma della socializzazione dell'umanità. La superficie chiusa e circolare della Terra contribuisce ad aumentare la compressione, socializzazione, dell'umanità. A mano che gli esseri umani accrescono la vicinanza e il contatto fra di loro, i loro modi di interazione diventano progressivamente più complessi, si sviluppano reti sociali meglio organizzate ed in grado di contribuire ad un aumento complessivo della coscienza, ovvero della noosfera. Teilhard de Chardin immagina anche una soglia critica, che chiama punto omega, che costituisce il punto più alto di complessità e di coscienza che l'umanità può raggiungere. A questo punto la coscienza travalica lo spazio e il tempo e si colloca su un altro e più elevato piano dell'esistenza dal quale non può più tornare indietro, cioè il punto omega, il punto supremo di complessità e di coscienza, che non è solo il punto di arrivo del processo evolutivo, ma la causa per la quale l'universo si muove nella direzione della complessità e della coscienza. In altre parole, il punto omega è il massimo della complessità e della coscienza ed è indipendente dall'universo che si evolve. Il punto omega è dunque trascendente. Interpretando l'universo secondo questi criteri, Teilhard de Chardin collocò il punto omega all'interno dell'ortodossia del Dio cristiano, che è trascendente rispetto al creato. Per Teilhard de Chardin il punto omega è il Logos, ossia Gesù Cristo, il quale è Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, e, attraverso di lui tutte le cose furono create, e dai seguenti attributi. Primo è sempre esistito, e solo in questo modo si può spiegare l'evoluzione dell'universo verso livelli elevati di coscienza. Secondo deve essere personale, cioè una persona e non un'idea astratta. La maggiore complessità della materia non ha solo portato a più elevate forme di coscienza, ma ad una maggiore personalizzazione, della quale gli esseri umani sono le forme più elevate di personalizzazione dell'universo. Essi sono completamente individualizzati, liberi centri di attività. È in questo senso che si dice che l'uomo è stato fatto a immagine di Dio, il quale è la più elevata forma di personalità. Teilhard de Chardin sostiene espressamente che il punto omega, quando l'universo attraverso l'unificazione diventerà uno, non si assisterà all'eliminazione delle persone, ma alla superpersonalizzazione di esse. La personalità sarà infinitamente più ricca. Questo perché il punto omega unisce il creato e più esso unisce, più l'universo diventa complesso e accresce la propria coscienza. Così come Dio crea, l'universo si evolve verso più elevate forme di complessità, coscienza e infine, con gli esseri umani, di personalità, perché Dio attraendo l'universo verso di sé, è una persona. Terzo deve essere trascendente, cioè il punto omega non costituisce solo il punto finale della complessità e della coscienza. Esso esiste prima dell'evoluzione dell'universo stesso, perché il punto omega è la causa dell'evolvere dell'universo verso la maggiore complessità, coscienza e personalità. Ciò essenzialmente significa che il punto omega si trova all'esterno del contesto in cui si evolve l'universo, perché a causa della sua attrazione che l'universo tende ad esso, similmente al concetto aristotelico di causa finale, o atto,
Quest'ultimi si verificano dopo nell'ordine temporale, ma precedono ogni cosa esistente. In potenza, da un punto di vista metafisico ed ontologico, quarto deve essere autonomo, cioè libero da limitazioni di spazio e di tempo. Quinto deve essere irreversibile, cioè deve offrire la possibilità di essere raggiunto. Nei suoi scritti Teilhard de Chardin, la struttura convergente dell'universo da nascosta, diventa manifesta e grazie al suo principio, per il quale tutto ciò che sale converge, come si deduce dalla legge di complessità e coscienza, questo viene da Teilhard de Chardin chiamata la legge dell'evoluzione simultaneamente sia della materia che dello spirito verso il punto omega. In questo modo esprime una fiducia nel progresso, nell'in avanti, in Dio e nell'in alto. Grazie a questo impianto teorico Teilhard de Chardin elabora una sintesi che abbraccia l'intera storia dell'universo e dell'umanità, da paleontologo che guarda al passato della specie ma simultaneamente, anche da vero e proprio futurologo, se non da profeta dei nostri giorni, guarda all'avvenire della nostra specie. Grazie a questi lavori Teilhard rese popolare la simmetria tra la biosfera ed il nuovo concetto di noosfera che appare nei suoi scritti per la prima volta nel 1925. L'importanza del lavoro del teologo scienziato è anche quella di aver collaborato al progetto di tessere un ponte di collegamento tra pensiero scientifico e pensiero religioso. Lo stesso Teilhard non ha mancato di descrivere il suo percorso personale, sia scientifico che filosofico-religioso, in un libro, una sorta di autobiografia, dal titolo Il cuore della materia nel 1950.